Dai che ne approfittiamo per stare un po' insieme, per studiare un po' insieme, per vedere insieme intanto come passare queste giornate che sono un po' strane, ecco, ma passarle suonando, studiando insieme, con l'avere in mano, con tutti gli strumenti anche che volete, perché alla fine poi possiamo fare un bel gruppo di amici, un bel gruppo così, di persone che hanno la sensazione comunque di stare insieme. Questa è la cosa più importante, al di là del cosa si fa o perché lo si fa. Questa è la mia passione ed è la passione di tanti di voi, quindi già il fatto di stare insieme può essere così, passare un po' di tempo, divertirsi insieme, studiare, suonare, parlare. Allora, oggi è il primo incontro di 24 incontri che dureranno fino al 3 di aprile, la giornata in cui si spera che i teatri possano ripartire, si spera che così, ma insomma, prendiamo un giorno alla volta e prendiamocelo bene, prendiamocelo col gusto di fare le cose, anche se è tutto un po' strano. Io comincio a studiare. Quando si studia, quando ci si esercita, quando ci si allena, l'idea fondamentale è quella di avere consapevolezza di quello che si sta facendo, un po' per allenarsi, un po' per usare le braccia in maniera, come dire, come fa uno sportivo, ma la consapevolezza di quello che stiamo facendo forse è la cosa più importante. In questi 24 giorni spero di fare insieme a voi un percorso piccolo, che è poi la base del mio modo di studiare, un percorso fatto appunto, di tante idee, ma non di obblighi, di tanti spunti, ma non di ordini, semplicemente così, pensare una possibilità per provare a star meglio sullo strumento, a godersi di più queste giornate, ma anche a godersi meglio tutto il tempo che si passa con lo strumento in mano. Io ne approfitto e prendo gli spunti dal libro che ho qui sotto, però non è obbligatorio. Questo libro dà degli spunti così, è stato pensato, come dire, per studiare, non saprei se dire meglio o no, ma comunque è un metodo, è il mio metodo di studio. Ripeto, non è tanto obbligatorio seguire alla lettera le pagine di un libro, è più importante la consapevolezza di quello che si fa. L'inizio è sempre un lavoro basato sulle note lunghe. La nota lunga è, come dire, l'inizio di tutto, l'inizio di il suono, insomma, il suono è la nota lunga, quindi io parto sempre dalle note lunghe, magari 60 di metronomo più o meno, tutto l'arco, forte la quarta corda e poi sempre più piano, perché? Poi ve lo spiego dopo. Uno, due, uno, due, uno, due, tre, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,
visto 4 quarti, 8 quarti, 2 quarti, con un suono che sia sempre più o meno lo stesso, andando verso la prima corda un pochino più piano, quindi forte la quarta corda, più verso la prima corda sempre un pochino più piano. Mi raccomando, arco in piedi, tutti crini e perpendicolare alla corda, parallelo al punticello. Questo sempre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perché è forte in quarta corda, meno in terza, meno in seconda, ancora meno in prima? Perché la viola ha un problema, la differenza dell'emissione sulle 4 corde. Per avere lo stesso tipo di suono, noi dobbiamo usare più peso e meno quantità, quindi di conseguenza meno velocità in quarta corda. Più andiamo verso la prima corda, dobbiamo alleggerire e l'arco deve essere un pochino più veloce. Ovviamente questo lo impareremo poi nel corso delle giornate, nelle giornate successive. Adesso la mia idea di iniziare lo studio, come iniziare lo studio, è sempre cercare di ascoltare il gesto, cercare di ascoltare il peso naturale del braccio, cercare di assimilare una impostazione che sia quella che volete con la mano destra, poi ne parleremo nei giorni successivi, ma in ogni caso l'arco deve essere dritto, su questo non ci sono dubbi. Perché l'arco non può essere storto? Perché altrimenti non viene fuori il suono. Molto semplice, quindi da questo punto di vista qui non è che ci sono tante variabili. L'arco dritto, e devo sentire, lasciando andare il peso naturale del braccio, come si appoggia il mio braccio attraverso il peso naturale che parte fin dalla spalla, come si appoggia sulle corde e sentire la resistenza delle corde. Continuiamo con un altro esercizio che all'interno della stessa corda, mentre prima cercavo di avere più o meno lo stesso suono, forte, mezzo forte, eccetera, all'interno della stessa corda adesso provo con dei valori diversi, provo già a cambiare il suono ogni arcata. 60 di metronomo è quello che ci guiderà sempre per tutti questi esercizi sulle note lunghe. Avete visto come mi stanno dicendo che non si sta sentendo tanto bene in questa diretta, non riesco bene a capire perché. Provo ad avvicinarmi un po' al video, vediamo se adesso si sente un po' meglio. Mandatemi pure i messaggi se ci sono problemi, se vedete che c'è qualcosa che non funziona. Io intanto vado avanti. Avete visto come cambiando i valori delle note io devo immediatamente dividere l'arco a metà, dividere l'arco in quarti,
Ma questa consapevolezza è una consapevolezza molto importante perché è proprio quello che mi dà l'appoggio giusto, quindi il peso, e la velocità giusta, quindi come porto giù il braccio, come porto su, a che velocità. Continuo con gli stessi valori, ma con la consapevolezza di avere ogni arcata una velocità diversa e un peso diverso. 1, 2, 3, 4, devo essere più veloce ma più leggero. 1, 2, 3, 4, sono a metà. 1, 2, 3, 4, 1, 2, sono a metà. Ecco, questa è la consapevolezza dell'arcata lunga e continuo questo lavoro proprio come un allenamento. 4, sono a metà. Adesso tutto l'arco veloce. 1, 2, ma non più forte. 1, 2, sono a metà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4. Stessa cosa in prima corda. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sono a metà, 6, 7, 8, 1, sono a metà, 1, sono a metà, 1, 2, sono a metà, 1, sono a metà, 1, 1, 2, 3, 4, sono a metà, 1, 2, sono a metà. Ecco, avete visto che battendomi il tempo e dicendo sono a metà di ogni nota, devo riuscire a gestire meglio la velocità. Abbiamo capito che il suono è la velocità dell'arco e la quantità dell'arco, dove velocità e quantità sono legati. E poi c'è il peso. Queste sono le variabili che creano il suono. Poi c'è il punto di contatto, che questa è una decisione che io faccio prima. Il mio studio parte sempre dalle note lunghe. Ho bisogno di allenarmi sul gesto dell'arcata lunga e sulla consapevolezza della gestione esatta di queste tre variabili. Poi ogni giornata analizzeremo una scala. 24 giorni da qui al 3 aprile vuol dire 24 tonalità. 24 incontri, ogni incontro sarà basato su una scala. Oggi partiamo da Do maggiore. Io di solito le scale le elaboro in due modi, sempre con due diteggiature diverse. Una è la classica diteggiatura, chiamiamola diteggiatura flash, e l'altra è la diteggiatura che mi permette di stare più in prima posizione e fare tutti i passaggi di posizione. Tutti i passaggi di posizione nella prima corda. Questo in generale è quello che mi guida nella scelta delle diteggiature, però anche qui ognuno si deve sentire libero di fare la propria diteggiatura con i valori poi che vuole, meglio un'arcata ogni nota, ma poi anche legati a 3, legati a 4 e poi magari solamente quando saremo sicuri dell'intonazione, come dire, possiamo anche fare tutto più veloce, potremmo anche fare la scala vibrata, forse ci arriveremo nelle giornate più avanti. Questa è una possibilità, rimango giù e poi faccio tutti i passaggi nella prima corda.
Un'altra dettagliatura è questa. Poi a 4. E poi a ottave. Se poi vogliamo anche qualche altra idea per mischiare il lavoro della mano sinistra col lavoro della mano destra, potremmo farlo anche staccato, potremmo farlo anche al tallone, alla metà, alla punta, come ci viene in quel momento. La stessa cosa vale anche per gli arpeggi, quindi con la fantasia possiamo fare come... L'importante è che ascoltiamo sempre l'intonazione e se una nota è stonata si rifà la nota, non si corregge. È ovvio, in esecuzione correggeremo, ovviamente, per non rimanere troppo su una nota stonata, ma quando studiamo è sempre meglio rifare la nota. Adesso, fino adesso è andata abbastanza bene, speriamo che vada... Comunque, sbaglierò tante volte, quindi quando si sbaglia si rifà la caduta. Anche sugli arpeggi userò sempre due diteggiature diverse, una è quella che vi ho fatto vedere, anche questa la chiamiamo flash. L'altra è invece cercando di fare meno passaggi di posizione possibile. Già capiamo che provo sempre a trovare delle soluzioni che siano le soluzioni più, come dire, un po' alternative, ma forse anche quelle un po' meno faticose, ma chi lo sa. Stonato, eccolo là. Quando io sbaglio di solito lo rifaccio 5 volte, perché rifarlo solamente una volta l'errore, cercando di capire perché ho stonato, non mi basta, sono un po' testone e quindi ho bisogno che la mia mano impari, la obbligo ad imparare attraverso il fatto di rifare tante volte, cercando di evitare l'errore, se veramente ho imparato come si fa. Ok, mi sembra meglio. Rifaccio perché anche il sole è stonato. Mi sembra meglio. Anche gli arpeggi, se ho voglia, li posso fare a 2, a 3.
eccetera, eccetera, eccetera. Poi incominciano le scale a corde doppie, terze, seste, ottave. Ecco, qui sulle diteggiature non ho molto da dire, ognuno poi può scegliere quello che vuole, ma insomma le diteggiature in realtà delle scale a corde doppie sono abbastanza obbligate, non abbiamo tanta varietà. L'importante però è abituarsi da subito ad ascoltare la nostra intonazione, così come dicevamo prima, ascoltiamo il gesto per assimilare il suono, quindi la gestione della velocità, del peso e della quantità, anche per l'intonazione. La cosa difficile è aprire le orecchie veramente e giudicare se è giusto, se una nota è giusta, se una nota è alta o se una nota è bassa. Questa è la cosa difficile. E già dalle prime scale a corde doppie i problemi ovviamente verranno fuori subito, perché la gestione della mano sinistra sulla corda doppia è sempre difficile. Ecco, io di solito inizio sempre con una nota ogni arcata, poi quando il movimento sarà sicuro nella mano sinistra, allora passerò anche qui legate a 3, legate a 4, legate a 8. Per adesso continuerei così, perché non vi nascondo che studiare davanti ad altre persone, eccetera, è molto importante, perché intanto ti obbliga ad avere una grande concentrazione, ma soprattutto è come un po' mettersi a nudo, e quindi studiare insieme per me ma questo è un bellissimo stimolo e mi piace molto come, appunto, come sensazione. Ogni tanto mi parte anche a me il vibrato. Questa è stonata. Rifaccio. Rifaccio. Mm. Questa è stonata. Ancora stonato il fa. Mm. Oh, questo fa non è buono, eh? Oh. Eccolo là. Questo è un po' già un lavoro che mischia la mano destra con la mano sinistra, quindi siamo già a un livello di
studio abbastanza impegnativo, soprattutto per quello che riguarda l'intonazione e appunto le corde doppie sulla scala. Perché noi dobbiamo studiare le scale tutti i giorni? Il nostro sistema, appunto compositivo, chiamiamolo così, basato sugli accordi e, e- e sulle tonalità, praticamente cosa succede? Che diciamo fino a un certo punto, fino all'inizio del Novecento, poi diventa sempre più varia, ma insomma eh, ogni nota fa parte di un accordo, ogni nota fa parte è inserita all'interno di un accordo o di una scala. Se noi prima di eseguire un brano conoscessimo esattamente tutte le scale con i loro intervalli al proprio interno, è ovvio che arriveremo a trovare un qualsiasi intervallo che è all'interno di una scala, l'abbiamo già conosciuto con gli arpeggi, con le scale, oppure con le terze, con le seste, rimangono fuori le quarte ma ne parleremo, rimangono fuori le seconde ma ne parleremo, rimangono fuori le settime ma ne parleremo. Attenzione però, perché la settima è una terza rivoltata come impostazione della mano. La seconda, quindi se noi facciamo è un'ottava rivoltata come impostazione della mano, quindi in realtà, così come la quarta è una sesta rivoltata come impostazione della mano, quindi in realtà facendo terze, seste, ottave, arpeggi e scale, gli intervalli li abbiamo fatti tutti. Questo è molto interessante perché imposta la mano ancora prima di suonare un pezzo su quella che è la tonalità, anche solamente per un intervallo, anche solamente per una battuta. Ecco perché dobbiamo studiare le scale, insomma. E mischiare le scale con le note lunghe e subito andare alle corde doppie, questo per me è un po' come lavarsi la faccia la mattina, insomma, è molto importante perché io sento subito la mia mano ha bisogno di essere impostata meglio su quella serie di intervalli. Poi faccio di solito un po' di martelletti, un po' di agilità non tanto per la velocità quanto per vedere se queste dita dormono oppure se sanno quello che stanno facendo. E andando sempre più veloce, non devo perdere mai l'articolazione della mano sinistra. L'articolazione la caduta del dito la penso sempre forte, sempre, sempre, sempre forte. Tante volte io poi studierò anche solo mano sinistra, per esempio così. E vi assicuro che questa caduta la uso anche quando la uso sempre, perché l'articolazione forte della mano sinistra è una delle chiavi per assimilare la distanza dell'intonazione. Quindi partendo dall'articolazione corretta, questo è un aiuto in più per cercare di essere il più intonati possibile. Quando poi sento che la mano è abbastanza più agile, allora posso anche, come dire, velocizzare il movimento. E questo lo possiamo fare con tutti gli intervalli che vogliamo, intervalli vicini ovviamente per fare un po' di martelletti e vedere se questa mano si muove in maniera composta, si articola sempre forte e se sulla tonalità di Do maggiore gli intervalli sono più o meno consapevoli. Quindi possiamo inventarci anche qualsiasi intervallo.
aiuta a... sento la mano che già un pochino meno. Poi unire già le articolazioni, quindi le articolazioni forti in maniera che diano consapevolezza alla distanza per quello che riguarda l'intonazione e il legato, questo è già una di quelle cose che mi devono, come dire, far pensare già alle due braccia come si comportano in maniera uguale oppure in maniera assolutamente autonoma. Per esempio se faccio delle note lunghe con un gesto lungo dell'arcata e la mano sinistra butta giù un dito ogni tanto, posso pensare una cosa uguale, ma quando ho tante articolazioni sulla mano sinistra, ma un legato unico, allora già devo pensare, devo ragionare in maniera indipendente. Quindi l'indipendenza delle due braccia in questo caso è abbastanza fondamentale. Quando si studiano, appunto, è un po' come lo studio delle scale veloci, quando si studiano le scale veloci si deve partire lentamente per avere consapevolezza appunto del legato, godersi il legato e il controllo dell'articolazione della mano sinistra, quindi dell'intonazione sempre. E quindi delle scale legate veloci io partirei sempre piuttosto lento per incominciare a pensare a queste due cose insieme che sono poi in realtà l'indipendenza delle due braccia. Ecco, sono partito a una certa velocità e poi magari ripetendo la battuta o più volte, adesso non le ho ripetute, ma questo esercizio qui mi piace molto perché mi dà il tempo di articolare forte, ma poi andando sempre più veloce, in realtà penso sempre meno all'articolazione, ma l'articolazione è costruita già. Ecco qui, quindi questo può essere un esercizio interessante. Anche qui le note non sono tanto importanti, l'importante è la consapevolezza di quello che facciamo. Se stiamo lavorando su Do maggiore, ma lo possiamo fare poi su tutte le tonalità. Questo è un esercizio piuttosto interessante che mi piace farlo perché mi dà più consapevolezza di cosa sto facendo con la destra, che in realtà faccio sempre un legato lungo, ma può essere ancora più legato una battuta intera, due battute intere, eccetera, e cosa invece devo fare con la sinistra. Questo può essere interessante. Ecco, questo esercizio qui poi, magari per avere ancora più forza sull'articolazione, lo possiamo anche fare con ritmi diversi, sempre legato ma con ritmi diversi. Questi sono due ritmi che possiamo usare. Un altro ritmo può essere questo.
Adesso facciamo un attimo di pausa, nel senso che chi vuole può chiedermi delle cose in diretta attraverso Facebook, scrivendomi e io controllo le domande che mi stanno arrivando. Vediamo se posso in diretta dare, come dire, qualche risposta. Vediamo. Per adesso di domande non ce ne sono e quindi non saprei. Allora, Marcello mi scrive che il tuo momento stai riprendendo, Marcello vai, roba mia, ho già la viola in mano, Giulio Cazzani, ma Beatrice, ciao sì, quello che vedi nel video 24 giorni di studio, questo esercizio è tratto da un libro? Sì, sì, tutti gli esercizi che ho fatto fino adesso sono tratti dal mio libro di tecnica 24 giorni di studio, che è poi quello che io studio tutti i giorni per fare un po' di tecnica e per fare un po' di riscaldamento e come dire, di mettersi un po' in forma. No? Non ci conosciamo, ma comunque grazie per questa bella iniziativa. Jenny Golotta, Marcello scrivi sempre, Marcello, cosa stai facendo? Sono sul pezzo come non mai. Beh, Marcello, figuriamoci. Marcello, ti vedo concentrato, Maddalena dice a Marcello, vabbè. Quindi figurati le scale, dice Beatrice sempre a Marcello, vabbè. Daniela Colella, questi sono tutti i miei ex allievi, quindi Marcello, Beatrice, Maddalena, vabbè. O allievi di adesso. Violista amatoriale all'ascolto, bravissima Daniela Colella, siamo tutti amatoriali, quindi lo spirito deve essere quello. Marcello ancora, la faccia non me la lavo da 10 giorni, vabbè Marcello è fatto così, vabbè. Clara, ciao Clara. Bellissima idea, grazie mille maestro, ma io in realtà mi sono collegata per vedere se anche in diretta streaming, no, ma in diretta streaming mi trattengo. Federico Stassi, ciao Danilo, davvero una bella iniziativa, chapeau. Oh, adesso ce ne sono un sacco di commenti. Bella domanda. Vincenzo Pierluca mi dice bella domanda che sta rispondendo a Marcello, vabbè, non ho capito. Sempre Marcello, maestro, ma le ottave... questa è la prima domanda diciamo di Marcello Serio. Maestro, ma le ottave è sempre una caduta nella nuova posizione? Sì, le ottave è sempre una caduta nella nuova posizione. Allora, poi mi hanno detto che dovevo leggere a scendere, invece sto leggendo a salire, vabbè, sto imparando anch'io a fare le cose di volta in volta, vabbè. Sì, sempre una caduta nella nuova posizione. Dopo magari le rifaccio per vedere se ho fatto esattamente così. Boh, mi pare di sì. Non ti preoccupare Danilo, siamo tra amici violisti. In verità sei un grande, vabbè, lasciamo perdere i commenti. Il maestro Michaela, buongiorno maestro, si sentiva perfettamente, Genco. Ciao, ok, salve maestro, saluti da Salerno. Marta, ciao Marta. Cosimo, noi assimiliamo con l'ascolto. Mamma mia, Cosimo. Donde vas, Martina, Teresa, ciao Teresa, grazie mille maestro, Mario Fortunato, ora perfetto, Mario Fortunato dice ora perfetto. Alessandro Bano, vabbè, tutte le robe, ok. Questi sono i primi commenti, ragazzi, ce ne sono un sacco. Giulia, Daniela Corradini, Giulia, ok, Marcello, Martina, adesso scendo, Anche Luca, ciao Luca Giacomelli che sta guardando, ok, scendo, vediamo quanti ce ne sono qua. Beatrice, Marcello, ok. Francesca Fogli, finalmente imparerò le scale oltre a Re maggiore, speriamo anch'io, grazie maestro, che bella iniziativa. Quanto tempo dedichi alla tecnica ogni giorno, mi chiede Andrea Lattuca. Se posso un pochino, insomma, in questi giorni ragazzi è uno spettacolo, perché non c'è nessuna fretta, quindi in questi giorni qui si può veramente, cioè possiamo dedicarci abbastanza, l'importante è non annoiarsi, l'importante è divertirsi a studiare, poi, oddio, non buttiamolo via il tempo, è ovvio che dobbiamo essere sempre concentrati, però in questi giorni e in generale, insomma, attraverso il lavoro che faccio sul libro di tecnica così, un'oretta e mezza al giorno sarebbe
penso l'ideale. Vediamo poi anche nei prossimi giorni come si evolve la cosa, ma lo proviamo insieme, insomma, se dopo un po' ci stufiamo lasciamo lì, però insomma un'oretta non sarebbe male farlo tutti i giorni, anche perché sento proprio io il fatto che le mie mani migliorano quando si fermano un attimo sulla tecnica e questa è una cosa importante secondo me. Dunque, quanto tempo dedica alla tecnica di Andrea Ove? Esther Augelli, buonasera maestro, per quanto riguarda le ottave, è bene studiarle con le dita sempre giù, strisciandole sulla corda? Ho notato che le alzavo ad ogni cambio. Bravissima Esther. Allora, intanto funziona sto Skype perché si vede bene insomma le dita. Io alzo ogni volta, cioè non striscio mai, in realtà non striscio mai le dita. Poi nei prossimi giorni parleremo esattamente di un po' tutte le cose che a me serve studiare. Quello che ho detto prima, l'articolazione è una delle chiavi fondamentali per assimilare la distanza. Quindi articolazione significa la caduta delle dita, mai strisciare, mai. Certo, se ogni tanto ho bisogno di un portamento è ovvio che striscio, se ogni tanto sfrutto il semitono è ovvio, ne parleremo poi nei passaggi di posizione, ma studiando la tecnica fondamentale, i fondamentali della tecnica, hai notato una cosa giustissima, io faccio proprio l'articolazione sempre, rialzo le dita, faccio lo spostamento e poi rifaccio la caduta. Grazie a Esther di questa domanda. Marcello che dice avanti con le domande. Silvia Comin, si tratteranno i vari colpi d'arco? Ma certamente Silvia, non possiamo fare tutto oggi perché altrimenti se no finiamo i 24 giorni e poi finché dura sto coronavirus cosa facciamo? E quindi no, andiamo avanti, sì. Spero in 24 giorni di sviluppare tutta la tecnica e di studiare io tutta la tecnica che conosciamo attraverso il mio metodo. Maddalena, ciao Madi, ma il 24esimo giorno la organizziamo una pizza in chat. Ottima idea Madi. Nicolò Boattini Pierantoni, non si sente bene la voce, metti il microfono più vicino. Nicolò, si sente la voce adesso? Martina, ci sono domande, la organizziamo. Le mie mani non migliorano. Martina, allora, se non migliorano ci sarà un motivo. O hai studiato poco fino adesso, probabile, no, Martina la conosco, mia ex allieva da un sacco di tempo. Se non migliorano vuol dire che, cambia maestro. Oh, vabbè, stiamo anche scherzando, quindi mi pare che lo spirito sia anche quello giusto. Marta Fergnani, salve maestro, le volevo chiedere un consiglio su come fare per dare articolazione al quarto dito senza irrigidire la mano. Spesso mi capita di averlo in tensione, credo sia colpa della mano, grazie. Certamente può essere, la cosa importante è pensare sempre che l'articolazione delle dita parte dall'ultima nocca e non va a prendere la forza in giro per la mano. Poi ne parleremo nei prossimi giorni, soprattutto il quarto dito deve essere forte, ma vabbè, poi ne parliamo sull'articolazione della mano sinistra perché andremo nello specifico e quindi ricordamelo nei prossimi giorni che poi magari te lo racconto. Pierpaolo Petti, ho notato anche che alzava l'arco nei cambi con le terze. Sì, oddio, quello perché ovviamente valorizzo di più l'intonazione quando lavoro sulle corde doppie e quindi ho bisogno di un'emissione chiara. Non sto pensando tanto al legato, arcata per arcata, quindi quando sto concentrato sulla sinistra, il legato non è che mi interessa più di tanto. Ovviamente poi, questa è una bella domanda perché magari poi dopo si può rifare qualcosa. Nello studio delle scale a corde doppie, così come nello studio delle scale semplici, parto da un'arcata ogni nota, ma poi cerco anche il legato. Questo vale anche per le corde doppie. Giusta osservazione, non l'ho fatto prima, ma l'evoluzione dello studio delle corde doppie passa anche attraverso le note legate, i ricordi legati. Giusta osservazione, grazie. Alessandro, ciao, mi fa piacere vedere Alessandro Tampieri qui, bravissimo, mi piace l'idea della
diversa idea di dinamica, esatto, per ogni corda, credevo di averla avuta io, mi sa che me lo avevi detto tu. Alessandro Tampiere è uno straordinario violinista e violista, concertmeister dell'Accademia Bizantina, e averlo qui con noi è un grande piacere oltre che un grande onore. Eh, Veramente un ragazzo straordinario, stupendo artista. Beh sì, la differenza delle missioni sulle quattro corde, Alessandro, quindi io parto già con la scrittura consapevole del fatto di suonare più piano in prima corda, che poi non suonerò sempre più piano in prima corda o più forte in quarta corda, ma è semplicemente la consapevolezza della differenza delle missioni sulle quattro corde. Martina ride, Marcello ride, Martina e Marcello qua sono qua a cazzeggiare come al solito. Ok, violino barocco 415, Alessandro, stai studiando, stai provando gli esercizi con il barocco 415, va benissimo, perché no? Cosa succede al braccio destro tra il forte e il piano? Vincenzo Pierluca. Ah, bella domanda, ne parleremo nelle prossime giornate, poi entreremo nello specifico su cosa succede. Lo sviluppo di queste giornate di studio è un po' un lavoro che faremo giorno per giorno di consapevolezza, quindi mi state chiedendo subito tutto oggi, magari vediamo di volta in volta di avere un po' di pazienza, semplicemente di lavorare giorno per come ho lavorato io, su mezz'oretta di lavoro, anche meno, ma con quelle due o tre indicazioni che possono essere utili, anche proprio dal punto di vista ginico. Poi dopo entreremo nello specifico. Comunque, grazie Vincenzo, me la rifai poi più avanti questa domanda, quando entreremo nello specifico della gestione del peso del braccio destro. Marcello, nelle scale suoniamo tutto solo in un punto di contatto o cambiamo anche quello? No Marcello, non mi rovinerai la vita, già sono difficili. Il punto di contatto più semplice, cioè a metà tra il ponticello e la tastiera. Paolo Castellitto, ciao Paolo, è tanto tempo che non ci sentiamo, grazie. Giulia Orietta cosa vuol dire Giulia? Daniela Colella parlerà anche delle tecniche di vibrato di polso, ma certo, certamente Daniela, ovviamente. Pasquale Cannavacciolo, maestro, ho bisogno di una lezione sul valzer. Lino Cannavacciolo qui con noi, straordinario artista veramente, violinista napoletano con cui ho avuto l'onore di lavorare per lui in alcuni dei suoi dischi. Se vi capita andate su YouTube o anzi sul suo canale YouTube a sentire quello che lui scrive, le sue musiche, perché scrive delle cose bellissime. Col violino fa delle cose straordinarie. Ciao Lino. Silvia, come consigli per la qualità del suono nelle posizioni dalla terza in poi? Beh, i consigli sono gli stessi che userei nelle posizioni basse, non cambia assolutamente niente la qualità del suono. Alessia Lococo, il cambio ritmico è consigliato anche sulle scale? Sì, sì, infatti, bella domanda. Nella gestione delle scale infatti faccio un po' lo stesso lavoro come faccio il lavoro del legato del martelletti veloci, con i vari ritmi come vi ho fatto sentire prima, lo faccio anche di solito nelle scale. Ok, direi basta domande perché altrimenti dopo non ci rimane più tempo, quindi adesso magari rifaccio qualcosina che mi è stato indicato da voi, così lo correggo oppure lo faccio meglio. Un attimo solo. Quindi l'articolazione diversa sulle scale, questa è una cosa interessante. Sì, certo, può essere utile proprio per rinforzare la caduta della mano sinistra. Una cosa di questo genere può essere molto utile. Un'altra cosa che mi sono dimenticato prima e che faccio molto volentieri è lo studio delle corde doppie, dicevamo appunto non troppo legate per avere l'emissione chiara per l'intonazione sulle terze, le seste e le ottave, per poi arrivare a un punto in cui dobbiamo suonare legato, anche qui lo faremo a 3, a 4, mi sembrava di averlo detto, ma evidentemente o l'ho detto e non l'ho fatto o non l'ho neanche detto, vabbè, pazienza. Comunque sì, certamente il fatto di partire così
risultato finale dovrà essere questo. Ovviamente legato, anche le terze seste, eccetera, eccetera. Anche le ottave, a quelle velocità che riusciamo a farle, però certamente il legato funziona. Anche in questo caso, vedendo così, è un lavoro metodico fatto sempre attraverso la caduta, anche se in realtà all'orecchio risulta legato. A me è molto utile pensare all'articolazione sempre con la mano sinistra, anche con le corde doppie, perché intanto mi dà consapevolezza sul punto di caduta e poi è una sorta di ginnastica della mano sinistra, quindi direi di usarlo sempre, assolutamente sempre. Nei prossimi giorni poi analizzeremo esattamente che tipo di caduta fare, perché abbiamo due tipi di caduta, ma insomma non tutto oggi. Sì, assolutamente sì, è proprio quello che mi serve per avere più forza della destra e della sinistra. Bene, il controllo dell'arco sempre dritto, parallelo al ponticello, perpendicolare alle corde, tutti i crini, cioè l'arco in piedi. Alla fine di una giornata di solito di studio tecnico, poi se vogliamo seguire così un lavoro metodico come stiamo facendo, serve anche una sorta di piccola esibizione. Questo lo faccio, è ovvio, non tanto pensando a me, ma pensato nello spirito del lavoro. È ovvio che tecnica, poi alla fine che cos'è la tecnica in realtà? È lo strumento che ci permette poi di esprimerci. Senza la tecnica non faremo niente. Quindi la cosa bella forse di questi nostri appuntamenti sarà il fatto di riuscire a lavorare insieme, dimostrando io come studio, che poi non è una verità, è il mio metodo, poi ce ne possono essere mille e anche di migliori o peggiori o diversi, non è quella la chiave, non è quello l'importante è dare un contributo, dare uno spunto e magari il fatto che io penso in questo momento che ci sono 5, 6, 10, 20, 2 persone che hanno lo strumento in mano, che stanno lavorando insieme a me con lo spirito di migliorare, lo spirito di crescere in questo lavoro, o anche tante persone che magari non sono musiciste ma che stanno qui con noi adesso per vedere cosa fa un musicista quando è a casa e studia, eccetera. Beh, questa è la chiave di questi nostri appuntamenti è proprio questa, quindi è questo che mi fa, già solo il fatto di pensarlo mi fa essere contento e ringrazio tutti di essere qui. Alla fine di un periodo di studio tecnico ci vuole un po' di gratificazione. Il periodo può essere di un'ora, può essere di un'ora e mezza, o può essere anche semplicemente ho studiato tecnicamente una cosa e adesso quella cosa tecnica mi serve perché devo fare una frase o devo fare un tema. Ecco, quello è lo scopo della tecnica, ma se io mi sono divertito prima a studiare, allora dopo sarà più facile che arrivo a un risultato. Alla fine di una giornata, per esempio nel libro che io uso di tecnica, c'è sempre un breve brano, magari non intero, magari uno spezzone, nella tonalità della giornata, che serve un po' per così. Suoniamo per come siamo capaci oggi e poi dopo domani probabilmente sarà meglio. In Do maggiore io ho trovato uno studio di Palasco, non è tanto difficile, però non è neanche facilissimo, c'è il legato, ci sono i colori e quindi questo è lo studio che io faccio alla fine di Do maggiore.
direi che il primo appuntamento può finire qui. Tra l'altro ringrazio Mario Brunello perché l'idea, lui è il mio mentore ed è l'editore di 24 giorni di studio, ma è soprattutto quello che ha avuto questa idea fin da ieri di trovarsi su internet per suonare insieme, per studiare insieme, per divertirsi un po' in queste giornate un po' strane. So che nella sua pagina Facebook alle 6 inizia il suo incontro e quindi chi ne ha voglia può vedere Mario Brunello che fa il suo incontro col suo violoncello. Intanto ringrazio tutti voi di essere stati qui con me fino adesso. Se volete, se vi è piaciuto, se non avete niente da fare in queste giornate o così, io domani sono ancora qui alle 5, resto in casa, restiamo in casa e domani alle 5 per chi vuole continuiamo. Ciao, grazie a tutti.